Ah, dunque, aspetta che volevo farti vedere una cosa, ci sono le alternative a questo, no? Questo è un Synco, conosce nessuno, lo prendi su Amazon perché prenderlo dagli Stati Uniti non vale la pena ed è quello che abbiamo sentito. Però se io dovessi comprarmi un microfono alternativo, probabilmente prenderei questo. Guarda, te lo faccio vedere. No, non il Comica, questo qui. Il Comica, sono curioso di sentirlo, se mi capita, ma ci sono anche di quelli da 30 euro in circolazione e ci sono dei filmati sul web. Ho provato, ho preso questo, ho speso 30 euro, suona da Dio, com'è bello questo microfono, che ti chiedi se hai grattugiato il grana 48 mesi proprio direttamente dentro l'orecchio. Che cazzo stai sentendo? Perché mi è capitato già di sentirne diversi e proprio no, sta diventando lungo questo filmato, è immenso, lunghissimo. Questo sarebbe quello che io prenderei in alternativa se volessi spendere la stessa cifra, cioè 275 euro prenderei l'MK600. Perché? Perché se fossi un videomaker avrei un bellissimo mezzo fucile con le stesse caratteristiche. In più qua dentro ci sta la batteria, quindi se lo voglio usare con la batteria perché non mi sono portato dietro il 48 volt che comunque ciuccia energia dalle batterie, quindi quando stai facendo delle riprese ci metti una batteria normale, questo comunque ti fornisce energia al microfono che funziona esattamente come un microfono Sennheiser, non una mezza tacca di quella, una tacca, la famosa mezza tacca. Oppure questo probabilmente è il migliore di tutti. Questo è l'NTG3 che io ricordo averlo sentito questo e suona veramente molto bene. Un po' aperto anche lui sui medio-alti, ma non ci sta assolutamente male perché sono i suoni che ci servono a noi, alla fine quella roba lì ne abbiamo bisogno perché siamo tutti assordati sulle frequenze alte, quindi dobbiamo aumentare i gain lì sopra, altrimenti ci sembra tutto spento però questo costa circa 500 euro. Diamo un'occhiata all'NTG1 che non costava tantissimo. Microfono fucile premium. Ha un filtro passalto in più questo, sì. Quanti ne hai di rumore? 18 dB, anche questo è un bel po' rumoroso, si fa sentire. Per le cose che devo fare io, ripeto, non per quello che dovete fare voi con le videocamere. Risposta in frequenza sempre molto interessante, sempre molto lineare e bisogna vedere quanto esclude di rumore ai lati e come si comporta in studio. In realtà, cioè, quello che mi interesserebbe a me sarebbe come si comporta in studio. Io francamente il Synco non sono assolutamente felice, infatti l'ho staccato, non è neanche più riacceso perché se tu me lo vendi come guarda che sono uguale, me l'hanno regalato ma io parlo seriamente, se non suonasse uguali neanche te lo direi, paio di palle, te lo hanno regalato e tu dici che suona uguale, ma tu c'hai o la grattugia e ti sei grattugiato il formaggio lì, oppure gli dici che suona, no, ma in fondo va bene, con quello che costa è più che va benissimo, che però non suona uguale, porca miseria, assolutamente. Quindi è un'alternativa. A quel prezzo con 30 euro in più ti prendi un Sennheiser, che probabilmente è una cosa decisamente migliore. Va bene, allora che cosa devo fare adesso? Allora, avevo dato un'occhiata, con questo concludo la ricerca delle alternative, poi ce ne sono sicuramente tantissime, molte di più, di ogni marca e modello, perché dalla Sub-Zero ad altre marche sconosciute praticamente si trova qualsiasi tipo di prodotto e magari anche di ottima qualità, lì però bisogna testarli e provarli. Mi ricordo che aveva parlato Corey, per esempio, dell'Audio-Tecnica. Dicevo, l'Audio-Tecnica sicuramente fa un prodotto ancora migliore. Sono andato a guardare su quell'ordine di prezzo, c'è non troppo a dire la verità. Ho trovato l'875R che però, da quel che ho potuto capire, non rispecchia esattamente le qualità che io vorrei. Cioè, il rumore di fondo non è esattamente ben specificato e questo significa che per stare basso col costo potrebbero aver risparmiato un po' sulla preamplificazione della capsula e di conseguenza aver fornito un microfono abbastanza rumoroso. Persino la Rode con i microfoni più economici se ne esce con 18 dB di rumore di fondo.
la Rode che fa microfoni di solito silenziosissimi, che quindi ci mette molta cura nella preamplificazione. L'Audio-Tecnica potrebbe avere giocato anche su questo, per cui dico vabbè, non stiamo sui 155 euro. Io che sono molto ghignoso, si dice dalle mie parti, ghignoso, cioè faccio i ghigni quando sento una cosa che non mi piace, vado a cercare una cosa un pochettino più su di gamma e vado all'Audio-Tecnica AT897. Anche questo sembra un buon prodotto, anche qui non ti dicono qual è il rumore di fondo, non te lo dico, non lo trovi da nessuna parte. Ho cercato anche sulla Audio-Tecnica, proprio sul sito, e non c'è stato verso. E qui per esempio, guarda, c'è il manuale che sono riuscito a trovare, è interessante sì, ma per esempio è molto più caldo di questo, perché aveva parlato anche di un altro Sennheiser, l'MKH70. Certo, quando lui ha rilasciato quelle dichiarazioni probabilmente lo producevano ancora, adesso non lo fanno più. E era un microfono che comunque costava 1.500-2.000 euro. Usato si trova ancora e funziona, perché sono microfoni che sono praticamente indistruttibili, intorno ai 700 euro più spese di spedizione. Questo per esempio è un'azienda inglese di videoproduzioni che vende questo microfono perché probabilmente è passata, te lo dico io, a questo microfono qui, che è l'MKH8070, che è l'evoluzione di quel microfono ed è un high-end mic. Questo è un bicomponente, nel senso che ha l'XLR da una parte e poi la capsula dall'altra, il tubo, insomma è una bestia di microfono lunghissima che è fatta apposta per riprendere a lunga distanza. Allora, se riprendi a lunga distanza devi anche avere un bassissimo rumore di fondo, perché altrimenti si aggiunge a tutto quello che già lui scarta come rumore ambientale. Poi deve prendere le persone molto distanti con tutti i dettagli, i rumori dei vestiti, sai, le riprese cinematografiche. E in effetti questo ha solamente 8 dB di rumore di fondo, è un signor microfono, ma come vedi costa intorno ai $1.500-1.600. Vabbè che i dollari ormai non varranno più niente, non li usa più nessuno neanche per comprare il petrolio, quindi siamo messi in queste... Comunque questo era uno dei microfoni che probabilmente sarebbe piaciuto a Corey. Ma io, se ti devo dire la verità, tanto per concludere questo lunghissimo, immenso video, sono molto contento di questo microfono e ti dirò, lo sto usando perché da che ho iniziato a fare questo video a che l'ho finito, tutti i vari pezzi, test, roba che ho cancellato, che poi ho rifatto, mi sono ricreduto, eccetera, alla fine lo sto mettendo di fianco all'U87 e per certe cose uso l'U87 e per altre cose uso questo, perché si presta veramente molto, ma molto bene al voice over. Quindi non è che sia un microfono così strano per fare voice over. Grazie per aver guardato questo lunghissimo video e per la pazienza che hai avuto. Ciao, buonanotte!